Ciao a tutti, io sono Carlo e se è la prima volta che passate qui sul mio canale vi invito ad iscrivervi cliccando qui sotto ed attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Vi mostrerò con i miei video che non serve uno chef per portare amore in cucina. Oggi, dopo aver fatto il pane arabo in padella, lo farò al forno. Il procedimento più o meno è lo stesso, cambia soltanto la cottura. La bontà non ve la dico proprio. Iniziamo subito. Per iniziare mettiamo in un contenitore l'acqua tiepida. Poi mettiamo un pezzetto di lievito e lo facciamo sciogliere, aiutandoci con la forchetta. Sciolto il lievito, mettiamo la farina un po' alla volta e mescoliamo con la forchetta. Una volta messa tutta la farina, mescoliamo un po'. A questo punto mettiamo il sale ed iniziamo ad impastare con le mani. Raccogliamo la farina sui bordi e li impastiamo per almeno una decina di minuti. Passati una decina di minuti, come vedete l'impasto non si attacca né alla ciotola né alle mani, quindi adesso lo lasciamo lievitare per 20 minuti coprendo con il coperchio e tra 20 minuti faremo il primo giro di pieghe. Passati 20 minuti o nel contenitore o sulla spianatoia facciamo un primo giro di pieghe di rinforzo. Le faccio vedere lentamente: avanti, dietro, destra, sinistra, sinistra, destra. Le pieghe di rinforzo, come vi dico sempre, servono per dare forza all'impasto e per togliere i gas iniziali che si formano durante la lievitazione. Rimettiamo nel contenitore e facciamo lievitare per altri 20 minuti ad una temperatura non inferiore a 22 gradi. Passati altri 20 minuti facciamo un altro giro di pieghe. Spolveriamo leggermente con la farina e mettiamo a lievitare per altri 80 minuti l'impasto. Vi ricordo che per far lievitare bene l'impasto ci vuole una temperatura di almeno 22 gradi, quindi se non avete questa temperatura in casa vi consiglio di mettere la ciotola con l'impasto nel forno, spento ovviamente, soltanto con la luce accesa. A dopo. Passati 80 minuti, in totale però 2 ore, togliamo l'impasto dalla ciotola, lo portiamo sulla spianatoia leggermente infarinata e cominciamo a fare, gli diamo la forma di uno sfilatino, di un filone. Ecco qua. Adesso prendiamo la bilancia, tagliamo dei pezzi di impasto che dovranno pesare tra i 90 e i 100 grammi e facciamo le palline. Una volta fatti tutti i panetti, infariniamo un po' il piano, copriamo con un canovaccio asciutto e facciamo lievitare per un'altra ora. Passata un'ora spostiamo un attimo i panetti, mettiamo sempre un po' di farina, iniziamo ad appiattirli con le mani e poi con il mattarello. Fino ad avere dei dischetti non per forza precisi
di circa 15 cm di diametro. Una volta fatti questi dischetti li lasciamo, sempre con un po' di farina sotto, qui sul piano a lievitare. Ecco qua. Copriamo e facciamo lievitare per un'altra ora. Se non avete un'oretta, bastano 25-30 minuti. Eccoci qui, passata un'ora, ho tolto il canovaccio, adesso ho già acceso il forno una decina di minuti fa, scuotiamo un po' di farina in eccesso, poi apriamo al volo il forno e mettiamo subito a cuocere. Vediamo se ce ne vanno 3 panini alla volta. Chiudiamo e lasciamo cuocere. Forno 250 gradi, modalità statica. Ed ecco qui, passati 10 minuti, anche 12, dipende dal forno, guardate come sono gonfi. Li togliamo. Mi raccomando, fate riscaldare bene il forno. Anche 15 minuti prima bisogna accenderlo, pure 20. E continuiamo a cuocere gli altri. Eccoli qui. Fatti tutti, solo uno anzi non si è gonfiato proprio. Adesso ne voglio tagliare uno con voi, guardate che bello. Lo voglio far vedere dentro. È una poesia. Che profumo. Assaggio un pezzettino con voi. Buonissimo. Fate questa ricetta, vi ricordo che dosi ed ingredienti li trovate qui sotto nella descrizione. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le nuove notifiche. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!